Quello di cui parleremo oggi è del primo personaggio pubblicamente esposto che ha fatto coming out, ovvero la prima figura pubblica ad uscire allo scoperto mettendo prima di tutto la sua libertà. Prima di continuare mi presento, io sono Valerio, ho 21 anni, studio cinema e racconto storie come questa, quindi se sei curioso e se ancora non l'hai fatto, clicca qui sotto su segui e iscriviti al canale. Oggi usiamo l'espressione fare coming out quasi naturalmente, ma fino a 2 secoli fa non esisteva un termine specifico per definire questo gesto. È un'espressione inglese che è ormai nei nostri dizionari, ma da dove arriva questa parola? Nell'VIII secolo c'erano i cosiddetti balli delle debuttanti, delle grandi feste organizzate dalle famiglie aristocratiche. Quando una ragazza diventava maggiorenne si esibiva, ballava davanti a tutti e mostrava di essere cresciuta e pronta per il matrimonio. Questo momento era definito il coming out, ovvero la prima esposizione ufficiale in pubblico. La comunità gay americana prese in prestito quell'idea. Per loro fare coming out non significava dire a tutti sono gay, ma semplicemente presentarsi agli altri della propria comunità e mostrarsi senza vergogna. Negli anni 60 si diffuse la ball culture, ovvero delle serate dove ci si esibiva con sfide e performance. Gli uomini vestivano con abiti femminili, le donne potevano amare altre donne e per una notte tutti potevano essere liberi di vivere come volevano. Con il tempo la parola cambiò leggermente di significato. Negli anni 60 e 70, quando iniziarono le prime grandi rivolte per i diritti delle persone LGBT, si iniziò a parlare di coming out of the closet, cioè uscire dall'armadio. Ma quindi chi è stato il primo a fare coming out nella storia? Tutto accadde nel 1800 quando un uomo decise di rompere il silenzio. Il suo nome era Karl Heinrich Ulrich. Nel 1867, durante un congresso giuridico a Monaco di Baviera, si alzò davanti a centinaia di persone e dichiarò esplicitamente la propria omosessualità, chiedendo che venisse abolita la legge che puniva i rapporti tra uomini. Ulrich fu fischiato, insultato e isolato, ma con quel coraggio passò alla storia come il primo uomo ad aver detto «Io sono omosessuale». Ulrich non fu l'unico, dopo di lui molti altri personaggi fecero coming out. Magnus Hilfried, medico e attivista, fondò a Berlino il primo istituto di ricerca sull'omosessualità, cercando di combattere i pregiudizi grazie alla scienza. E non possiamo dimenticare altri personaggi pubblici come Alan Turing e Oscar Wilde, che pagarono con la propria vita il fatto di aver fatto coming out. Da Karl Ulrich siamo arrivati fino ai nostri giorni. Nel 1997, quando Ellen DeGeneres fece coming out in diretta TV, scosse l'intera America. I'm so afraid to tell people. I mean, Susan, I'm gay. In Italia invece uno dei primi personaggi pubblici a dichiararsi fu Tiziano Ferro nel 2010 e questo fu un punto di svolta significativo per tantissimi giovani che si nascondevano. Ancora oggi, dopo tante lotte, ogni coming out, piccolo o grande, resta un atto politico e di coraggio. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ho scordato qualche personaggio o vogliamo approfondire insieme qualche curiosità o fatto che ti interessa, fammelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima storia. Ciao!